Ah Rosy, non mi mandare parolacce, eh? Non saranno belli come tu, ma sono proprio buoni. Ah Rosy, è meglio pure queste sfoglie di riso, lo sai? Provateci e divertiamoci, sperimentiamo. Oggi faccio una delle cose più apprezzate da noi italiani di una cucina che non è nostra. Che cos'è? L'involtino primavera alla Max. Voi faccio vedere come lo faccio. Qui vedete cipollotti, carote, porri, zenzero, verza, e aglio, peperoncino. Qui dentro a questa carta ci sta una cosa in più che poi faccio vedere. Poi ci sono le sfoglie di riso, ok, per fare gli involtini, un po' di albume, del mirin giapponese che è buono, c'è una base alcolica, leggerissima, leggerissima, e poi l'olio di semi di arachidi o girasoli per friggere, quindi semplicissimo, facilissimo. La cosa più complicata è tagliarsi le verdure. Mamma mia, quanto è complicato! No, quanto è complicato, è lunga la storia. Io farei così tagliamo sottili sottili, taglia a metà, eccolo qua, e poi tagliamo sottile sottile sottile, vedete? Questo lavoro lo potete fare in parecchi modi. Tu dici che vuol dire in parecchi modi? Allora, con l'affettatrice o la mandolina, con un coltello in una mano, attento a tagliare la mano, e un coltello che tagli bene, e vi cominciate così a divertire, a tagliuzzare sta verza, vedete? Così, tutti i riccioletti sembrano, eccolo qua, vai. Dentro a sti involtini primavera, metteteci pure a provare a voi. La base sicuramente ci saranno sta verza con le carote. Se trovate i germogli di soia freschi, metteteceli, che ci stanno benissimo dentro. Questo potrebbe essere un'alternativa dei popcorn. Quando state a vedere il film, state a vedere la partita della vostra squadra del cuore. È perfetto, perché mettete là l'involtino, lo zuppate, lo mettete dentro una bella salsetta ed è perfetto. Io ci tengo, guarda che spettacolo queste carote, guarda che belle ragazzi, ma dai, è proprio spettacolare. Lo sapete, no? Che il verde della carota si può utilizzare, si può mangiare, lo sapete sta roba, sì, già ve l'ho detto altre volte. Quindi ma questo l'ho scoperto al mercato, perché al mercato ci stanno i saggi veri, 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 veri. Allora questo mi disse, oh mi raccomando il verde non lo buttare. Ho detto, e che ci faccio? E ci fai le frittatine. Quando ti fai una frittata ci metti il verde dentro, un po' capi che è buono, lo ripassi leggermente e poi ci butti le uova dentro. Pelate le carote lasciando sempre la puntina o il finale. E soprattutto se io dovessi fare le rondelle, a me serve di avere un pezzetto dove posizionare le mie dita. Quindi un'estremità tagliatela così, un'estremità la tagliate, zac. Poi metti caso devo tagliarle così a rondelle, io mettevo così, ta 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 ta, e poi c'ho questo pezzetto che mi tengo sulla carota. In questo caso non mi serve, però a voi, se fate le rondelle, tenetelo un pezzetto, perché sennò poi sprecate un pezzo, perché se io faccio così, guarda, così faccio capire, taglio pure quella punta. Poi arrivo alla fine, che poi questo qua lo spreco è troppo doppio, invece qua ho l'appiglio, diciamo, e non spreco niente, sprecherei giusto il punto della radice. Si siamo capiti? Però non le taglio così, oggi non le taglio così, le carote oggi le taglio in questa maniera. Allora che c'è detto a fare? Vabbè, così è venuto in mente. Taglio a fettine, vedete? Così, perché poi voglio fare delle listarelle come la nostra verzetta. Ecco, vedete? Zac, 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 zac. Oggi lezione taglio gratis, senza sovrapprezzo, però oh, tu sei uno di quelli, io te vedo, lo so che siete tu, che te vedi i miei video, però non sei iscritto al canale. Perché? Dimmi un motivo valido. Uno, e io ti lascio stare, non ti dico più niente, dai. Oggi mi andava proprio stasera da mangiarmi gli involtini primavera, però quelli fatti da me, capito? Così so quello che ci metto, perché poi dicono che normalmente nei ristoranti troviamo quelli congelati e infatti un po' si assomigliano un po' tutti quanti questi involtini primavera quando andavamo a mangiare fuori ai ristoranti cinesi. Mi sbaglio, si assomigliano un po' tutti, tranne in alcuni ristoranti che sono pochi veramente che li fanno freschi, come i ravioli e tutto il resto. Ecco, amica mia Rosy Chin, mamma mia, fa da roba spettacolare. Rosy, non lo so se ancora sta dentro la casa del grande fratello, appena poi si famo insieme un paio di ravioli fatti bene cinesi, anzi ditelo voi a Rosy Chin quando appena un po' li facciamo insieme una bella ricetta dei ravioli. Lei fa la versione cinese, faccio quella italiana. Guardate che cipollotti, 1,50 € signori miei oggi al mercato, guarda, 1, 2, 3, 4, 5 cipollotti. Allora, io direi
facciamo un cipollotto e un porro. Guardate che bei porri che ho trovato oggi, guardate che spettacolo, che bello. Io non ci posso andare al mercato, l'avevo detto un sacco di volte, ogni volta che vado al mercato devo andare con i soldi contati, se no spendo una fortuna. Lo sfogliamo un pochettino, gli diamo gli diamo una tagliatina al porro, quindi facciamo un mix porro e cipollotto e facciamo gli stessi tagli. Il verde del cipollotto ce lo teniamo, il verde del porro è molto duro, quindi non l'ho mai usato, insomma, perché è molto fibroso, almeno che sapete che cosa può essere buono il verde del porro? Se lo scottate e potete fare delle cosine tipo i fiocchetti, i nastrini, questa roba qui, però non ve lo consiglio, insomma, da utilizzare, è molto fibroso. Allora taglio a fette, ok, così. Se è troppo lungo, perché vedi ho fatto un po' troppo lungo, lo taglio così, perché poi mi deve entrare dentro all'involtino, se non è troppo grande, no? Cipollotto, la stessa identica cosa, metteteci il cipollotto che ci sta benissimo, taglio sempre a listarelle, meraviglioso, vai, ci siamo. Qui c'ho l'olio per friggere, olio di semi di arachidi, metto un po' di olio pulito, bello, nuovo, ancora che devo utilizzare, lo metto dentro a questa bella padella, così, guardate che meraviglia. Aglio, ho sentito un rumorino, ci sta qualcuno che è arrivato, mi sa tanto, guardate un po' che è uscito dalla scuola, il nostro Mariuccio, dove stai? Si è nascosto, maledetto. Allora, sai che sto a fa papà? Indovina un po' che sto a fa papà? Sto facendo gli involtini primavera. Con tutte le verdurine dentro. Gratto l'aglio, quindi bello, gustoso, buono, capito? Perché tante volte questi involtini non sanno per niente. Facciamo scaldare un po' l'olio con l'aglio. Nel frattempo però prendo un pezzo di zenzero, diamo una pulitina, come si fa con le carote. Questo possiamo aggiungerlo pure mentre le verdure stanno in cottura. Guarda, guardate l'aglio. Che ci dice l'aglio? Dai, fa venire pure quell'altro. Ecco, stiamo arrivando. Se parlano, vedo tra di loro, se parlano le verdure. Mettete un po' di sale. Devono rimanere croccanti, no? Amici vegani e vegetariani, questa versione con queste verdure è perfetta per voi, dove non ci sono niente proveniente da, che ne so, grassi animali, proteine animali, non c'è niente di tutto questo. Però quelli che non sono vegani, vegetariani, oppure una variante, potrebbe essere la seguente. Pancetta di maiale fresca. Tagliamo sta pancetta, sottile, sottile, sottile. Immaginate queste listarelle che andranno dentro a quella farcia, la state immaginare? E poi la pancetta di maiale è molto presente nella cucina cinese, no? Anche giapponese. Se pensate ai ramen, pensate a tante preparazioni, c'è la pancetta, il maiale proprio viene tanto usato nella cucina orientale. Io mi fermo qua, guardate i colori come sono, vivi, belli, sono perfetti. Quindi quando lo fermo e ho bisogno di farlo un po' raffreddare, che faccio? Metto il mirin dentro, che dà anche un colore un po' lucido, vedete, fateci caso. Il mirin lo usano moltissimo gli orientali, soprattutto i giapponesi. Eccolo qua. E questo dobbiamo farla raffreddare. Una volta raffreddata la potremmo utilizzare. Padella calda. Mamma mia che spettacolo, ragazzi. Sentite che rumore che fa. Ci piace, eh? Dà pure un bel po' di gusto e di sapore, no? Ci siamo, pronti. Scoliamolo un po', così evitiamo troppo grasso. Vedete? Anche questo va un po' fatto raffreddare. Vai, eccolo qua. Perfetto. Questo torno a ripetere, questo qua è, se lo volete ce lo mettete, se non ce lo volete non ce lo mettete. Allora, io oggi l'ho trovate secche, che vuol dire secche? Le sfoglie di riso secche e asciutte. Normalmente le compro anche congelate sono pronte subito per essere utilizzate. Qual è la differenza? Che devi bagnarle, quindi le apriamo, non costano tantissimo, costano, quanto costano? Mi sembra costano 4 euro, so 45 fette mi sembra che so, e ne usiamo 2, ok? Acqua tiepida. Sono sfoglie di pasta di riso. A me sembra più plastica.
Speriamo di no che non è in plastica. Le bagniamo, aspetta Mario, aspetta, ora papà ti insegna a fare una cosa. Quando sono morbide, Io così non le vedo. sono visibili, bravo. Due così belli incollati, sono un po', perché due? Perché sono un po' più spessi e non vi si rompono. Fermate, fatta lavare le mani da un'altra parte. Pure se mi fio però, dai. Mettiamo qua, guardate che so bravo. Così. Ok, bello ragazzi. Asciugatevi le mani, asciughiamo un pochettino, ecco qua. Incominciamo a mettere un po' di farcia qui. Ah, fermi, non mi hai detto niente, mi ero dimenticato lo zenzero. Mettiamoci un po' di zenzero e se volete anche del peperoncino, vedete io che c'ho là, quello se ne mangerà una decina di sti cosi. Levo lo zenzero, la polpa, perché lo voglio mettere così? Perché lo voglio sentire un po' più forte, bene o male quando tu lo cuoci un po' perde lo zenzero, no? Eccolo qui, perfetto. La farcia, mettetela proprio qui, in un angolettino, così. Poi ci mettiamo un po' di pancettina. Che buona! Poi chiudi in questa maniera. Guardate, chiudo così. Adesso mi verranno ancora meglio, eh? Il primo è sempre un po' bruttino, poi vedrete che verranno bellissimi. Eccoli qua, stringete, stringete, stringete. Qua, se volete, fate così, con un po' di albume. Così incolliamo bene bene. Zac, zac, zac. Eccolo qua. E questo è il primo. È brutto, lo so, però aspettate, poi arrivano i più belli. Bagniamo il nostro foglio. Ah, eccoli qua. Sempre doppio è meglio. Ok. Asciugatina, va. Farcia. Ma abbiamo capito che dobbiamo allungarci un pochino di più. Ci allunghiamo, eh. Poi abbiamo capito che ci dobbiamo mettere un po' più di sta pancetta che a noi ci piace tanto. Che vedevo di. Poi la chiudiamo in questa maniera e dovete cercare di avere sempre mani asciutte perché se no vi si incolla questa sfoglia sulle mani. Oh, già questo sta a venire meglio. Però vedi, si vede, sono artigianali, oh, non dobbiamo chiudere. Quindi, albume, zazà, a Rosì, non mi mandare le parolacce. Non saranno belli come tu, ma sono proprio buoni, sono sicuro. Vogliamo provarli a friggere? Temperatura dell'olio 180 gradi, ragazzi, eh? Ok, belli così. Dai, date una bella soddisfazione, ragazzi, forza! Via! Madonna, che so? Dei palloncioni stanno a venire fuori. Che stai aspettando? Vuoi mangiare? Io voglio vedere. Guardate come stanno a venire. Allora, per chi non trova queste sfoglie di riso, vi consiglio, anche la pasta filo potrebbe essere un'ottima idea. E mentre friggete fate, perché qua tanto adesso, sai, è sempre così. Uno frigge e 20 mangiano. Ce n'ho uno io là. Ma vale per 20, vale. Scolateli bene, qua mi raccomando, niente carta, eh. Guardate che sono belli. Sono diversi da quelli di quelle altre sfoglie che usano di acqua e farina. Sono pazzeschi, devono essere delicatissimi. È la prima volta che uso queste sfoglie. La cosa pazzesca è la consistenza di questa pasta. È di un'elasticità pazzesca. È proprio elastica, mamma mia che bella. Questo non ci ho messo l'albume, si è aperto. Io non censuro gli errori, faccio di tutto, faccio vedere. Così quando sbagliate pure voi capite il perché. Basta non fare un passaggio e accade il problema. Boh, dai, assaggiamoli, va. Un po' di salsa di soia. Casomai della salsa di soia, divertitevi un pochetto. Metteteci un po' di peperoncino. Perfetto. Aspetta, se bevo un bicchiere di vino. Bicchiere ghiacciato. Oggi ho questo girasolo di Abruzzo. Intanto si fredda un pochetto questo involtino perché sarà una cosa tipo palla di fuoco, tipo Fantozzi, capito? Sentite sto rumore quanto ci piace, eh? Oh, proviamo? Fammi la prova del 9? Croccante e croccante. Mamma mia, oh. Avete sentito? Mamma mia, oh, ammazza che bello. Non pensavo. Mmm.
Oh, a Rosy è meglio pure questa pasta se sfoglia di riso, lo sai? Buono. Da paura, raga. Fatele, provateci e fatemi sapere se sono meglio degli involtini cinesi con la pasta normale. Divertiamoci, sperimentiamo, lasciamoci andare. La cucina è questa qua. L'importante è averci un gusto. È come quando uno si veste e si abbinano i colori. La stessa cosa deve avvenire nel cibo. Quindi gli abbinamenti vanno fatti con gusto e sentiteli nella vostra testa. Sperimentate, sperimentate. Prima di cucinare, assaggiateli con la testa.